Quando mettete piede sulla pista da ballo, vi siete mai chiesti quand'è che tutto questo è cominciato? Quand'è che si è cominciato a parlare di tango? Perché prima non c'era e ad un certo punto sì? E soprattutto, qual è stato il primo tango della storia? Ecco, quest'ultima è proprio la domanda a cui cercheremo di dare una risposta oggi e, come vedrete, è una risposta particolarmente affascinante perché, sebbene non sia così immediata, è una di quelle che ci permettono di conoscere in un colpo solo diversi ambiti della storia del tango argentino. La storia del tango è un caleidoscopio complesso, continuamente formato da dettagli musicali, storici, sociali, e un'epopea che abbraccia quasi un secolo e mezzo in cui all'inizio nessuno dei suoi pionieri avrebbe mai immaginato che, suonando la sua musica, in realtà stava gettando le basi di quello che un giorno sarebbe diventato uno dei balli più famosi al mondo. E questo significa una cosa a cui in genere non si pensa, e cioè che la parte iniziale, primigenia della storia del tango si apre in realtà segnata da una perdita significativa. A causa dell'analfabetismo diffuso, infatti, quasi nessuno dei suoi padri sapeva leggere o scrivere, ma non soltanto le lettere, proprio nemmeno le note musicali, e di conseguenza una quantità enorme di quelle canzoni sono andate perdute, per sempre. Questo almeno fino ad una data specifica, il 25 ottobre del 1897, anno in cui viene scritto il primo spartito di tango pubblicato. E questo è già un piccolo spoiler sulla storia che stiamo per raccontare perché ci fa capire un dettaglio fondamentale, e cioè che se anche tutti quei documenti, tutti quegli spartiti andati perduti ci fossero ancora, sarebbe comunque impossibile identificare davvero un tango, una canzone che ci faccia dire bene, prima il tango non c'era e dopo sì. E questo perché il tango in origine attinge da talmente tante culture, musiche, popolazioni diverse in giro per il mondo che ci sono voluti quasi 50 anni perché si fondessero tutte lentamente assieme. E questo solo per arrivare a quello che noi chiamiamo il tango primigenio, ovvero il tango prima del tango. Ma allora perché ad un certo punto viene identificato un brano e ci viene detto che quello è il primo? Perché è stato introdotto un altro criterio. Dato che era impossibile identificare un ideale primissimo tango che inventa tutto il genere, sono andati a vedere la struttura degli spartiti per capire come si è evoluto nel tempo e si sono accorti che in quel caos di opere che si chiamavano già tango ma che avevano ancora molte differenze l'una con l'altra, ad un certo punto succede qualcosa. Qualcuno introduce una specie di chiave di volta e allora lì sì che si può dire che prima le cose erano in un certo modo e dopo in un altro. Anche perché in questo caso il dopo è il tango come lo conosciamo noi. L'autore di questa chiave di volta si chiamava Rosendo Mendizábal e verrà ricordato fondamentalmente solo per questo suo apporto, anche perché di lui in realtà si sa ben poco. Ma poco o tanto, oggi raccontiamo la sua vita e perché sia così importante l'opera che ci ha lasciato. Io sono Fabrizio Tomei e questo è Royal Black Swan. Benvenuti. Anselmo Rosendo Mendizábal nasce a Buenos Aires il 21 aprile del 1868, figlio di Horacio Mendizábal e di Petrona Escalada. Sebbene la sua sia una famiglia afro-argentina, quindi con evidenti discendenze dagli schiavi salpati per le Americhe, negli anni in cui il nostro protagonista nasce è in realtà una famiglia con un'ottima posizione economica e sociale. Tanto per fare un esempio, Rosendo viene chiamato così in onore di suo nonno, che era stato un pioniere dei politici afro-argentini. Suo nonno era stato uno schiavo che aveva ottenuto la libertà e che era riuscito ad entrare in politica fino addirittura a diventare membro della legislatura di Buenos Aires. Anche il padre, Horacio, è un politico, ma a differenza di suo padre, Rosendo Senior, è un politico che ha, soprattutto una velleità artistica e filosofica. E infatti è anche uno scrittore e un poeta che pubblica libri come Primeros Versos e Horas de Meditación.
Ora, nel 1871 a Buenos Aires scoppia una grandissima epidemia di febbre gialla e Orazio si offre di assistere personalmente i malati senza preoccuparsi per la sua vita. Un gesto nobile, che infatti gli verrà riconosciuto con la nomina a segretario della Junta Popular, ma che purtroppo non lo risparmierà dal contagio e Orazio morirà a soli 24 anni, lasciando orfani di padre Rosendo, che in quel momento di anni ne ha soltanto 3, e il fratello minore Sergio. Morendo, Orazio lascerà ai figli una cospicua eredità, che permetterà a Rosendo di frequentare le scuole e di diplomarsi come insegnante maestro di pianoforte, cosa che come vedremo lo metterà in una posizione di vantaggio rispetto a molti altri artisti, proprio per la sua capacità di saper leggere e scrivere le note musicali. Purtroppo però Rosendo non è un ragazzo oculato. La sua giovinezza la vivrà in maniera totalmente sfrenata e con una naturale inclinazione al divertimento che lo porterà a dilapidare in poco tempo l'intero patrimonio di famiglia. Per sua fortuna però, la sua conoscenza musicale gli permette di insegnare pianoforte alle figlie delle famiglie benestanti, come si usava all'epoca, e si guadagna quindi da vivere così per qualche tempo. Ovviamente non gli basta. La paga per questo tipo di lavoro non è sufficiente e quindi la notte suona anche negli stessi locali dove un tempo aveva scialacquato la sua fortuna e che quindi lui conosce benissimo. Ma che tipo di locali erano questi? Beh, erano per lo più club esclusivi, sale da ballo, ma anche numerosi bordelli, sia di basso che di alto bordo. In particolare lui suona in 4 dei postriboli più famosi, che hanno la particolarità di essere gestiti tutti da donne. La Vieja Eustachia, la Parda Adelina, Maria la Vasca e la Mora Laura. Se vi steste chiedendo perché queste donne avessero tutte dei soprannomi, ebbene sappiate che è una cosa che contraddistingue la cultura e la vita quotidiana dell'Argentina non soltanto dell'epoca, ma anche di oggi. È l'apodo o soprannombre e viene usato con lo scopo più o meno simpatico a seconda del caso per identificare subito qualcuno da un punto di vista più personale, che può essere estetico, affettivo, a volte anche denigratorio, ma indica sempre una caratteristica precisa di quella persona. Oggi per dire ci sono giocatori della nazionale che l'apodo se lo scrivono addirittura sulla maglietta. Nel mondo del tango quindi le persone, i ballerini, i musicisti, si conoscono tutte quasi sempre tramite un soprannome. E anche Rosendo ne ha uno. Nell'ambiente tutti lo conoscono non tanto come Rosendo Mendizabal, ma come El Negro Rosendo, che in questo caso ovviamente voi lo sentite censurato, ma che all'epoca non aveva nessuna implicazione razzista. Indicava semplicemente che lui era di discendenza africana. Un dettaglio curioso di questi ultimi 2 postriboli, quello di Maria la Vasca e della Mora Laura, che forse sono i più famosi di quel periodo, e che già all'epoca si contendevano la nomea di luogo dove era stato suonato il primo tango della storia. Peccato che a noi non sia dato sapere chi dei 2 avesse ragione, certo ammesso che almeno uno dei 2 ce l'avesse, perché esistono dei documenti che attestano sia l'una che l'altra versione. Il postribolo di Laura, in particolare, era famoso per essere frequentato da clienti facoltosi, per cui spiccavano anche numerosi professionisti delle corse dei cavalli. E questo spiegherebbe perché un gran numero dei tanghi di Rosendo portino nome come Reina de Saba, Don Padiscia o Poliscia, ovvero nomi che erano tutti famosi all'epoca negli ippodromi dei quartieri Palermo e Belgrano. E c'è un motivo preciso per cui lui li chiama così. A quel tempo infatti era uso, poiché non esisteva ancora il copyright, che gli artisti offrissero di chiamare i loro componimenti inediti col nome di uno dei clienti, il quale, se accettava, per convenzione non scritta avrebbe dovuto ripagare l'artista per il suo omaggio con 100 pesos, che all'epoca era una discreta sommetta se consideriamo che, al netto di inflazioni varie, neanche 2 decenni dopo, la paga di un operaio sarebbe stata di circa 1,20 pesos al giorno. Ma vediamo quindi chi erano questi musicisti. Quelli del tango primigenio, a cavallo fra la seconda metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, sono anni in cui i musicisti spesso erano persone che o avevano già un altro lavoro,
e che quindi suonavano nei vari momenti di festa per arrotondare o per puro divertimento dilettantesco, oppure erano persone in preda alla povertà che cercavano un modo per sbarcare il lunario, ma che non avevano una conoscenza musicale approfondita. Erano semplicemente persone che avevano imparato a orecchio delle canzoni con il proprio strumento, che riproponevano poi sempre uguali in tutti i locali che li accettavano. Quindi erano persone che a tutto pensavano tranne a che cosa sarebbe diventata la loro musica nei decenni successivi. E di conseguenza a quei tempi la paternità di un tango, cioè chi lo avesse scritto, non era poi così importante. Tanto è vero che perfino Borges, sapete che Borges sarà ossessionato dal periodo del tango primigenio al punto da costruirci su un'intera narrativa. Ecco, anche lui durante le sue ricerche su quel periodo sentirà dire da fonti diverse che era molto frequente che un autore vendesse per necessità un suo tango, magari a un interprete famoso. Ma come spesso capita negli ambienti dove si è un po' tutti sulla stessa barca, che in genere non è una barca che naviga in buone acque, accadeva che ci fossero anche degli atti di grande altruismo e solidarietà. E poteva capitare quindi che tra compositori si regalassero a vicenda i propri testi. Per esempio, sempre a detta di Borges, pare che il tango Don Juan non fosse di Ernesto Ponzio, ma in realtà proprio di Rosendo. Insomma, nell'ambiente del tango primigenio, che è un ambiente tendenzialmente di povertà, a differenza di quello che sarebbe successo anche solo pochi anni dopo, tutto avveniva in modo più amichevole, più cordiale. Non si pensava che un testo potesse portare celebrità o gloria a qualcuno. Certo, poteva accadere, ma nella loro ottica era tutto molto più fortuito, molto più casuale. E sicuramente in buona parte lo era, ma come abbiamo visto, grazie ai suoi studi, Rosendo possedeva un notevole vantaggio rispetto alla maggior parte dei musicisti, dal momento che lui non suona ad orecchio, ma sa leggere e scrivere le partiture musicali. E di conseguenza suona di più degli altri perché i locali lo chiamano di più. Suonava generalmente come solista al piano, ma all'epoca questi locali non assicuravano uno stipendio fisso, anzi, il suo reddito dipendeva molto spesso unicamente dalla generosità dei clienti. Per questo motivo, col tempo, quando si doveva suonare dei pezzi particolarmente importanti o si capiva che sarebbe venuto un cliente da tenersi buono, si uniscono a lui anche un flautista e un violinista. Il flauto e il violino erano infatti due dei tre strumenti originali del tango, il terzo sarebbe la chitarra. Il tango nasce all'aria aperta, nei cortili, nelle periferie, nei falò, non nasce al chiuso. E quindi all'inizio i suoi strumenti sono quelli tipici delle feste di paese. Quando cambia poi tutto? Cambia quando ci si sposta nei postriboli, che sono invece locali chiusi in cui si può suonare anche strumenti che all'aria aperta non avresti potuto portare, e quindi esce di scena la chitarra ed entra il pianoforte. Ovviamente anche gli altri due che si aggiungono a lui sanno leggere e scrivere le note musicali, ma sono tutti quanti costretti a farlo su fogli scritti a mano. Tutti, anche Rosendo. All'epoca, infatti, i pochi che sapevano leggere e scrivere le note non avevano altra scelta se non scriverle a mano su fogli, oggi diremmo fogli volanti, o su qualsiasi altra cosa avessero a disposizione, dato che le case editrici si rifiutavano di stampare canzoni di tango. Il tango è il ballo degli ultimi, della povera gente, dei criminali e degli immigrati, quindi le case editrici che seguono la morale dell'epoca condannano il tango, e questo ovviamente è uno dei motivi per cui molti di quegli spartiti manoscritti non verranno mai più ritrovati. Abbiamo appena accennato al fatto che gli strumenti del tango dell'epoca fossero un po' diversi da quelli a cui siamo abituati oggi. Ecco, anche il tango dell'epoca, inteso sia come musica che come ballo, era molto diverso da quello a cui siamo abituati oggi. Non è ancora il pensiero triste che si balla, no. Il tango prima del tango è di base generalmente molto allegro e ritmato. E quindi anche i tanghi di Rosendo si distinguono per il loro umorismo e in generale per la loro carica allegra.
Sono inoltre documenti estremamente rilevanti per capire che tipo di rapporti avesse il compositore a livello sociale, visto che, essendo tutti quanti intitolati con nomi di persone specifiche, si è potuto fare delle ricerche sull'identità di queste persone e si è visto che queste erano tutte giudici, banchieri, politici, musicisti e ovviamente fantini dell'ippodromo. Dal momento che lui è un ottimo pianista, Rosendo sarà uno dei pianisti più ricercati in assoluto in quel periodo, una volta al mese viene reclutato perché si esibisca per un gruppo di amici che avevano formato una specie di circolo privato, chiamato Z Club. Lo Z Club era un gruppo di circa una quarantina di giovani dell'alta borghesia. Loro non hanno un'aristocrazia, ma hanno un'alta borghesia così ricca che noi oggi facciamo fatica ad immaginarci quanto fosse ricca. E infatti non li chiamano i borghesi, li chiamano gli oligarchi. E quindi lo Z Club sono questi figli di papà, i figli di questi oligarchi, che organizzano feste orgiastiche a base di musica, cocaina e prostitute, affittando a ore e in esclusiva un intero locale. Cosa peraltro non rara nella Buenos Aires dell'epoca. Nel senso, lo Z Club non è l'unico gruppo di ragazzi che lo fa, ma è sicuramente il più famoso. Ovviamente queste sono feste private alla quale nessun esterno può partecipare se non gli viene dato il permesso. C'è solo una persona che può entrare quando vuole a piacimento ed è un commissario di polizia. Il commissario Otamendi è l'unica persona in tutta Buenos Aires che può entrare alle feste dello Z Club quando vuole. Si suppone non per guardare e basta. Otamendi è una figura particolare. Verrà poi indagato dalla sua stessa polizia e, se non sbaglio, addirittura espulso. Ma questa è un'altra storia. Perché vi racconto questo? Perché una sera del 1897, mentre suona per lo Z Club in una sala da ballo, Rosendo riceve degli apprezzamenti da un membro del gruppo, tale José Guido Bono, per l'ultima canzone eseguita. E, grato per i complimenti ricevuti, Rosendo tenta di cogliere subito la palla al balzo e quindi propone al ragazzo di dedicargli la canzone, di intitolarla col suo nome. Guido Bono però non ha voglia di pagare 100 pesos, per cui cosa fa? Rimbalza la proposta del pianista e gli propone di dedicarlo a un altro membro dello Z Club, Ricardo Segovia, il quale invece, per fortuna di Rosendo, accetta. Segovia però non è di Buenos Aires. È un allevatore nato in una delle province a nord dell'Argentina, la provincia di Entre Rios, ed è quindi per questo che il brano si chiamerà per l'appunto El Entrerriano. Il brano, circolando di locale in locale, diventerà per gli standard dell'epoca un piccolo successo, tanto da attirare l'attenzione per la prima volta di una casa editrice, la Editorial Prelat, che, andando contro tutti i tabù dell'epoca, alla fine la stampa. E l'Entreriano è il primo tango stampato della storia. All'inizio però abbiamo detto che il brano è una specie di chiave di volta, e in effetti è così. Preso singolarmente, infatti, rappresenta un piccolo momento di rottura con il passato perché, oltre a tutto il resto, è anche il primo tango di cui si sia a conoscenza che proponga una partitura divisa in 3 parti anziché in 2, come erano sempre stati tutti i tanghi fino a quel momento. Ma la sua importanza più grande, la vera chiave di volta, ce l'ha perché è considerato essere il primo dei 3 tanghi iniziali, assieme a Don Juan di Ernesto Ponzio e a El Choclo di Ángel Villoldo, con cui si comincia a definire lo stile musicale del tango. Con questi 3 tanghi si fa ordine dal caos e si incomincia a costruire un'identità definitiva al tango argentino. Purtroppo, nonostante i diversi brani che usciranno dalla sua penna e dal suo pianoforte, quello però sarà l'unico vero successo artistico nella vita di Rosendo, che tenterà di bissarne la fortuna scrivendone un altro che chiamerà, con molta poca fantasia va detto, La Entrerriana, che in effetti riuscirà per qualche tempo ad avere anche lei un certo successo, ma comunque niente di paragonabile ai livelli di quello originale. E nonostante lui passerà alla storia come padre del primo tango, purtroppo non esistono registrazioni originali eseguite da lui, perlomeno che si conoscano. Nella vita privata, Rosendo sarà padre di ben 7 figli,
4 femmine e 3 maschi che però purtroppo li moriranno tutti, portando via con loro molti dei segreti della vita del padre, che infatti a tutt'oggi rimangono sconosciuti. Perché, come testimonierà Carmen, una delle figlie, solo i figli maschi erano autorizzati a conoscere alcuni aspetti della sua vita, aspetti che evidentemente Rosendo non voleva rendere pubblici. Alla fine Rosendo morirà di uremia a 45 anni il 30 giugno del 1913, dopo una dolorosa povertà e un declino fisico che lo renderà quasi cieco, costretto a letto dalla paralisi e dalla miseria che lo accompagneranno nella fase finale della sua vita. Il suo lavoro più celebre, El Entrerriano, viene eseguito ancora oggi, seppur con orchestrazioni e strumenti moderni, mentre altri tanghi che hanno fatto parte del suo repertorio sono diventati col tempo decisamente meno frequenti, se non proprio del tutto assenti. Ma sarà proprio quell'unico brano per cui viene ricordato ancora oggi che, con la sua particolare struttura musicale, verrà considerato dare inizio al primo periodo storico del tango, la Guardia Vieja. Io vi ringrazio per avermi seguito fino qui e vi invito, se questa puntata vi è piaciuta, a iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace, così facciamo vedere all'algoritmo chi è che comanda, e, perché no, a lasciare un commento. Ditemi se questa storia la conoscevate, se non la conoscevate, o se la conoscevate con altri dettagli, magari leggermente diversi. E che dire, ci vediamo alle prossime puntate.